Bentornata o benvenuta se è la prima volta sul mio canale. Questa settimana vi farò vedere tutti i miei pezzi di sopra della collezione Hillstar divisi per grado di pesantezza, quindi giacche, felpe e poi maglie. La prima che vi faccio vedere è la Morg Gimme Bones Biker, è un XL e l'ho pagata 51 sterline, quindi circa 52 euro. È fatta di pelle vegana, quindi 45% pelle vegana, 45% poliestere, mentre dentro l'interno è tutto 100% cotone. Sopra c'è stampato uno scheletro e poi c'è un po' di effetto polvere, qui anche se si dovesse sciupare la stampa non si noterebbe più di tanto. Purtroppo c'è segnata grandissima la marca dietro, non ho il coraggio di provare a grattarla perché temo di rovinare tutto. Uno dei miei migliori acquisti perché è molto calda come giacca, però come vedete è un XL, io normalmente sono una M, a me sta quasi stretta, è difficile metterci sotto una felpa. Ha due metodi di chiusura, può essere lasciata aperta, può essere chiusa con la zip, oppure ha qua due bottoncini per tenerla leggermente aperta o chiusa fino in fondo, più una cintura. Vi farà sicuramente notare questa giacca perché è molto particolare. La prossima che faccio vedere è la Loesia Varsity Jacket, è una L ed è stato un regalo, 100% in poliestere, è una sorta di bomberino, quindi su una manica ha le fasi lunari, sull'altra purtroppo la solita scritta Hillstar, e dietro invece ha la tavola Ouija. All'interno c'è una serie di punti dati a rombi come se fosse un piumino. Ovviamente è una giacca molto calda, d'inverno l'ho usata un paio di volte, anche questa non è particolarmente sobria ma non ci interessa. Quest'anno ho deciso di comprarne un'altra, la Acropolis Parka Jacket, e ho preso una L, è una giacca usata ed è venuta circa 50 euro. 95% cotone, 5% elastane, è una giacca un po' più pesante da mezza stagione, non è invernale, e come vedete ho sbagliato completamente taglia. Per me è grandissima, soprattutto per le maniche. Ha un cappuccio sopra il quale ci sono due file di bottoni per inserire una sorta di boa fatto sempre in cotone per dare un pochino di calore e volume. C'era una culisse al centro che noi abbiamo eliminato ed una in fondo per rendere più aderente il parka. È nero e su una manica ci sono alcune toppe di una vecchia collezione Hillstar. La cosa carina e interessante è che ha una doppia manica, quindi finisce la manica del giubbotto e c'è una sorta di allungo tipo manicotto con il buco per il pollice. E Dolce Metà è stata molto contenta, così ha potuto rubarmelo e indossarlo con mia somma gioia. Passiamo ora alle felpe. Abbiamo due felpe che sono molto simili tra di loro, la Interstellar Tunic, che era una M a 36 sterline, quindi circa 40 euro, e la Dungeness Hoodie M, 45 sterline, circa 50 euro. Sono fatte tutte e due con una composizione di materiali misti sintetici. La prima è l'Interstellar Tunic. Come vedete ha una linea piuttosto aderente, un collo leggermente più largo, sotto volendoci si può mettere una sciarpa, ha due alamari nella zona delle braccia e questa tasca che è su un'altezza un po' strana, altezza dello stomaco. Non è l'altezza per me preferita per inserire una manica di questo tipo, è una manica continua, quindi non c'è un divisorio nel mezzo. È asimmetrica, quindi davanti è più corta e dietro è più lunga. Ci sono un paio di cuciture piuttosto bizzarre. Nella zona degli alamari qua delle braccia ci sono due cuciture che restringono parecchio, quindi può dare un po' di problemi sulla taglia. E c'è un'altra cucitura che attraversa le spalle che a me dà fastidio. Quando rimetto questa felpa per la prima volta dopo un po' di tempo mi sento tirare, poi dopo si allenta leggermente. È un materiale molto pesante comunque, io lo sto usando in questi giorni per uscire senza giacca. Tra il fatto che essendo così lunga si mette con un paio di leggings e via. La Dungeness Hoodie invece è molto più morbida come tipo di linea perché ha meno cuciture strane. Ha anche questa una tasca ma più bassa, quindi nella zona del ventre, molto più comoda. Ed è asimmetrica con due alettoni laterali più lunghi. Ha anche la Dungeness Hoodie, ha una cucitura sulle braccia che è un po' particolare, però questa mi dà meno fastidio personalmente, e un cappuccio che non ci sta mai male. Entrambe le felpe hanno il buco per i pollici. L'ultima felpa è la Asmodeus Bat Hoodie, ho pagato circa 30 euro in negozio, 100% cotone, quindi è una felpa da mezza stagione. È molto bella ma come vedete sopra un giubbotto non si può tenere perché ci sono le ali, che è il motivo per cui l'ho comprato, lo ammetto. Ha un cappuccio dove sopra ci sono una serie di borchie, sono anche a decorare la tasca centrale. È piuttosto larga per poi restringersi con una fascia nella zona dei fianchi. Questa non ha il buco per le dita, ma una chiusura al polso più stretta. La felpa è molto bella, l'ho indossata spesso in primavera
però non è caldissima. Faccio vedere la No Fairy Tale Raglan Tunic, una M, pagata 29 sterline, quindi circa 33 euro, in jersey, 95% rayon, 5% elastane. E da quando l'ho comprata ce l'ho addosso fissa, che è bellissima. Ha una manica a 3/4, che a me piace molto perché d'inverno non metto mai le maniche lunghe, mi danno fastidio. Questa linea è molto morbida che scende, con una stampa in acrilico bianco a tema anime giapponese, molto carina, con un paio di leggings perché ha la lunghezza giusta che io volevo per nascondere la parte dei fianchi, ma per permettermi comunque di girare in pigiama. La prossima è la Witch Hood Flare Dress, è una M ed è stato un regalo, 100% viscosa. Questa tunica mi piace molto perché, numero 1, ha le maniche a campana, che io adoro, ormai lo sapete, ha un cappuccio, cosa che a me piace. Questo cappuccio è poco profondo, però è difficile da mettere, secondo me per il mio tipo di fisico è troppo aderente, non mi sento tantissimo a mio agio a indossarla, però è stato un regalo, sicuramente troverò un modo per un outfit con questa. L'ultima tunica è la Moonchild Lace Up Tunic, che è una M, pagata 28 sterline, quindi circa 31 euro. Insieme a questa vi faccio vedere il Bite Me Fishnet Bolero, 95% nylon, 5% elastane. Quando l'ho comprato questo bolero mi ha dato come taglia unica. Adesso sul sito, se lo cercate, è consigliato per un XS, da un XS fino a una M. Io non so cosa è successo, la prima volta che l'ho indossato si è strappato, letteralmente, forse perché ho sbagliato punto di appoggio. Adesso ha solo la cucitura superiore integra e quella di sotto che si è aperta. Ogni tanto lo indosso lo stesso, è comunque molto carino, molto elastico, però se vi posso dare un consiglio, meglio comprarsi un paio di calze a rete e poi fare un minimo di fai da te, tagliare il centro, tagliare i piedi e indossare quelli. Io ho un paio di top fatti in questo modo, meno la stessa cosa. La tunica in sé per sé, anche questa ha un rayon, un soft jersey, una spallina piuttosto ampia e davanti una stampa in acrilico con scritto Moonchild. Anche questa è asimmetrica con due parti di tessuto più lunghe ai lati, mentre dietro abbiamo un intrecciato nella prima parte della schiena e poi un'apertura verso la metà della schiena, quindi crea una sorta di divisione tra il top e la gonna. Questa non l'ho inserita tra gli abiti perché me lo sono scordata. Solo per questo, perché io in genere la indosso come abito con calze a rete o con calze decorate. Mi piace molto questo tipo di linea della Hilster. Ho solo una camicia da Hilster che è la Nechromatan Button Up Shirt, una M, pagata 40 sterline, quindi circa 44 euro, 100% rayon. Questa va stirata, l'avevo indossata e fatta stirare proprio perché non mi fido a stirarle da sola, però durante il trasloco poi quest'anno non l'ho ancora mai messa ed è diventata in queste condizioni. Scusatemi! In genere la metto con un corsetto perché, essendo molto bella, secondo me è un po' poco vivace. Ha molto particolari le maniche che scendono leggermente a triangolo sulla mano, il colletto che si divide in due triangoli più lunghi che vanno verso il centro. È leggermente più lunga rispetto ai fianchi, probabilmente devo ancora imparare come utilizzarla al meglio negli outfit, ma nella zona del seno i due bottoni tendono ad avere un po' di tensione, quindi se non si sta attenti si aprono leggermente in modo. Passiamo ai top di forma particolare, come l'American Nightmare Choker Top, che è una M, pagato 23 sterline, quindi circa 25 euro. 25% viscota, 5% elastane. Vedete, la base della maglia è una linea Bardot, quindi scollo a barca e delle maniche che si abbassano sotto le spalle. Poi è inserito sopra in tessuto un choker con una serie di occhielli in metallo che decorano anche la parte di sopra. La stampa è una stampa a tema Rob Zombie perché è una sua collaborazione con Rob Zombie, 666, un paio di teschi, un paio di bare. Sebbene la parte centrale del corpo sia giusta di taglia, le due bretelline che collegano il choker alla maglia sono leggermente lunghe. Dietro c'è una zip per agganciare il colletto, non è regolabile, quindi si alza solo la zip e quella è la misura. La prossima è il Go to Hell Tank Top, è una S e l'ho pagata in negozio 10 euro, 100% cotone come tutte le cose della linea maschile. Come vedete ha una stampa molto colorata per il tema Hilster, c'è una sorta di Little Pony, unicorno, con un arcobaleno a cui alla base ci sono vari simboli religiosi, con scritto vai all'inferno.
Essendo una canottiera della sezione maschile, l'apertura delle braccia è piuttosto ampia. Si vede un po' la parte esterna del seno se non si mette sotto un reggiseno sportivo un top. La prossima è la Diablerie Relaxed Top, è una S, venuta 7 sterline 50, quindi circa 8 euro. Uno dei miei capi preferiti da quando è arrivato. Ho indossato questa maglia perché mi piace tantissimo. Non mi aspettavo che fosse così oversize, probabilmente sarei potuta andare anche con un XS. Poi mi piace questa stampa a tema vampiri, come ormai avete capito io sono un'appassionata del genere, e questa mi ricorda un gioco di ruolo che adoro. Passiamo alla prossima, che è la Killing It OK Shirt, è una M ed è un regalo, poliestere e cotone, è una delle vecchie collezioni. Come vedete ha una parte di sopra che è una sorta di mesh, sotto invece a tinta unica, e il baffometto che c'è sopra è ricamato, quindi non è una stampa, è proprio un'aggiunta in rilievo di una toppa gigante. Non ho ancora avuto occasione di indossarlo, ma mi è stato regalato un paio di calzini sempre della stessa collezione. Non mi dispiacerebbe farci un fotoset o qualcosa. Degli ultimi due ve ne parlo insieme. Drusilla Lost Lagoon è una M, l'ho pagata 10 euro in negozio, 92% poliestere, 8% spandex. E l'altro è lo Space Dust Knit Cardigan, è una L, mi è stato regalato, 100% viscoso. Il primo è un body di una vecchia collezione a tema sirene della Killstar. Killstar ne ha fatte due, una con tutte queste stampe a scaglie ma in nero, e una invece con questo tessuto cangiante che è molto interessante perché è grigio, ma a seconda della luce diventa più verdolino, più bluino, su questo schema di colori un po' holo. Molto carino per l'intreccio che c'è sul petto con questi spaghetti straps che danno un pentacolo rovesciato, un po' difficile da indossare perché una volta che si toglie, che quando lo si mette bisogna far passare sia le spalline che reggono il body, sia quelle che poi fanno il decoro, quindi ci si può un pochino incastrare. Non lo vedete, ma è molto sgambato, molto più sgambato dei costumi, ad esempio, che io indosso di solito. Pur essendo la mia taglia, è un po' al limite. Avrebbe ancora spazio, quindi non è particolarmente stretto. Forse proprio per questo ci possono essere un po' di rischi, uscite, cose. Ancora non ho avuto il coraggio di uscirci in nessuna occasione perché ho molto timore di avere incidenti. L'altro invece è uno dei miei cardigan preferiti. È molto lungo, lo indosso solo con scarpe alte perché altrimenti spazzerei i pavimenti. È questo cardigan leggero con le tasche e questa serie di decori a tema esoterico bianchi. Poi dietro si apre. Quando lo si indossa camminando fa un bel effetto perché ha una sorta di effetto mantello, quindi svolazza leggermente, dà molto l'idea della strega hippie. Passiamo ai top crop. Uno è il Beetle Crop Fuzzy Sweater, è una M che ho pagato 10,98, quindi circa 12 euro. È una felpa leggera, leggermente pelosina, a righe, dà questa impressione un po' Pugsley, un po' Adams, un po' Beetlejuice volendo, però non sono convinta che la taglia sia giusta perché fa questo strano effetto dove si arriccia nella zona della pancia. Io non sono particolarmente smilza, siamo d'accordo, però questo non lo so, probabilmente devo ancora capire come indossarlo in modo corretto. Abbiamo poi la Cindy Long Sleeve Top, una M, venuta a 29,99, quindi circa 33 euro, 93% rayon, 7% elastane. Questa è quella di cui vi ho parlato tanto nell'haul, che è dello stesso materiale dei bell bottoms. Ha un colletto all'americana con sopra una scritta ricamata Witchcraft, stregoneria, ha le maniche a campana che mi piacciono moltissimo, ed è fatta di questo jersey a costine, è una sorta di tessuto di una tuta. E a me mi piace moltissimo, come vi avevo detto, è il mio sogno anni 90. È difficile nascondere qualcosa sotto questo materiale, si nota tutto, però mi piace lo stesso molto. Poi abbiamo il Voodoo Crop Top, una S che ho pagato circa 6 sterline 6 euro, insieme all'Eris Lace Bolero, 9% nylon, 10% elastane. I bolero venivano tutte e due 10 sterline, quindi circa 11 euro. Questo bolero ne vale la pena, secondo me, perché mi piace, come ormai sapete, il tipo di lavorazione. Crop top è una S, non trovo questa grande differenza tra S e M in alcuni tipi di abiti. Ha il collettino bianco, la parte principale nera con questi disegni a ghirigori grigi e questi 4 bottoni funzionali che continuano a lasciarmi perplessa. Io in genere lo metto sotto questo tipo di salopette con la gonna, così si vede il pezzettino sopra e dà un pochino di luce rispetto al solo nero. Il bolero, come vedete, e forse il motivo per cui l'altro mi si è rotto, sta in questa zona.
quindi va sopra la linea del seno. È una posizione un po' farlocca, dopo qualche ora diventa anche comoda, ma all'inizio indossarlo è un po' problematico. L'ultimo top che vi faccio vedere è il Burn Baby Burn Lace Back Top, è una S ed è stato un regalo, 55% poliestere, 35% nylon, 10% elastane. È un top piuttosto corto ma tranquillo a trapezio, con dietro una corsettatura che lo chiude, due spaghetti straps che poi si chiudono alla nuca. Il Burnout Velvet è un pezzo di velluto che dopo viene in qualche modo scavato, sotto si vede il tessuto sintetico, qui c'è una sorta di gioco di colori, ha un outfit fatto con anche la gonna abbinata che poi vi farò vedere nel prossimo video. Concludiamo il tutto con i graphic tops, quindi sono tutte maglie che vengono dalla collezione maschile, sono tutte S, tutte fatte 100% in cotone, hanno una stampa in acrilico. Come vedete sono vari, io vi dico un po' di nomi, c'è il Drink More, la Coffin, Forever Young, Eat Fast e la Ritual Magic. Sono nere con la maggior parte del decoro in bianco, poi ci sono toni di rosso, toni di viola. Trovo che siano delle ottime maglie per l'estate, perché essendo in 100% cotone e un pochino più larghe, un pochino meno fitted, un pochino meno strette addosso, lasciano quel minimo di spazio per permetterti di respirare un attimo. Abbiamo finito con la parte di review, quindi passiamo alle promozioni. La youtuber che promuovo questa settimana è una youtuber italiana che si chiama La Nera Nuna, che lascio qui. Un canale a tematica goth che principalmente si occupa di make-up. Adoro guardare i suoi video incantata perché, come potete notare, io e il trucco non siamo particolarmente amici. Ma lei è molto brava, quindi vi consiglio di andarla a vedere, ogni tanto fa anche dei piccoli video di tutorial, fai da te, oggetti per la casa o piccole aggiunte all'abbigliamento che è possibile farsi da soli senza troppi problemi. Mentre per la piccola impresa di oggi parliamo di dove ho preso questi orecchini. Questi orecchini qua sono stampati in 3D, sono orecchini acrilico a stampa 3D che ho trovato nella Rebelle Box dello scorso ottobre a tema Halloween. Cos'è una Rebelle Box? Io spero di poter fare quanto prima possibile un unboxing di quella nuova. La Rebelle Box è un sistema di box mensili, tutto italiano, basato a Roma. Una piccola azienda di 3 persone che selezionano i materiali, selezionano gli artigiani con cui collaborare, che sono in maggior parte italiani ma anche europei e stranieri. La cosa più interessante è una box che arriva tutti i mesi con un libro, quindi c'è un libro e 5-6 gadget a seconda della tematica. Una delle box che hanno fatto quest'anno che sembrava molto bella era quella sulla body positive, quindi ve ne parlerò molto di più nel video a loro dedicato, ma intanto era per dirvi, se volete iniziare a dare un occhio per vedere chi sono, vi lascio qui sotto il link come sempre. Io vi auguro una buona giornata, una buona serata ovunque voi siate e ci vediamo lunedì prossimo, ore 12, teoricamente, perché a questo punto so che le mie schedule non vanno mai come dovrebbero, tecnicamente con il video dei bottom, quindi tutti i pezzi di sotto, leggings, gonne, jeans. Che fatica, ragazzi.